Save me. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono e oggi siamo qua per il terzo episodio della Vampire the Masquerade Bloodlines. Allora, l'ultima volta siamo arrivati quando noi eravamo, diciamo, da Mercurio, dovevamo andare da Teresa a interrompere la faida. Ok? Quindi per trovarla dobbiamo andare al suo club chiamato Asylum e trovare lei, ok? Per interrompere la faida e parlare con tante. Ok? Andiamo. Allora, per trovare l'Asylum trovate una scorciatoia qua di dietro, ok? Oppure potete passare tramite il garage e ve lo trovate, diciamo, sulla sinistra. Quindi questa è l'entrata del club, ok? Cioè sia sul retro che anche sul davanti. Quindi andiamo dentro e incominciamo a vedere di trovarla, ok? What do we have here? Another scrumptious young plaything straight out of life and into my club? You smell new, little girl, like fabric softener dew on freshly mowed astroturf. Oh, I'm not frightening you, am I, duckling? Say? I'm the finger down your spine when all the lights are out, and the name on all the men's room walls. When I pout, the whole world tries to make me smile, and everyone always wants to know who is that girl. I am Jeanette, and this bit of chaos crammed in a certifiable giggle is my club. I just love to give you funny feelings all night, sweetheart, but I really must trouble with some business. We'll reunite sweet and soon, I promise. She's upstairs. She's in business to attend to, but I can hear her and Jeanette's mix right from here. Anybody need to see her? Yeah, I hear that from everyone, pal. She expected you or something. Alright, look, I'll cut your break. I'll bust for each time you're coming. Take you over there. If I get in, you're not supposed to be there. You would be into the I can see there. Your city? Last time I looked, it was called Santa Monica, not stuck-up bitch. Oh, God. I can't even look at you sometimes. Oh, Cherise, you really do paint a flattering portrait of me with your turn-of-the-century garb. I always assumed you could do nothing but look down on me. Just the sight of you. The sight of that wicked, painted house, concealing that dirty, diseased mind. Sin! You have no sin. Let she who is without sin cast the fierce tone. Go ahead and mock me. You pull your pranks, make fun of my ways. But you're just one big jerk. Don't you call me that. Should I start calling a duck a pig again? I'm your sister. How can you treat me like this? That's it, Jeanette. Run away from the truth. I'll take care of everything, as always. Ok. Possiamo andare. Per piacere entra, chiedo scusa per la volgarità di mia sorella se ti ha messa a disagio. È sfacciatamente scandalosa, ma per gli affari del club quel genere di personalità è un male necessario, suppongo. Jeanette non mi ha dato fastidio. Nonsense. She's nothing but. Tu sei Teresa?
Therese Vorman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Ho bisogno che tu... no, sì, ho bisogno che tu interrompa le ostilità con Barton Tang. Tung's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Perché lo odi? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister, and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Quindi puoi dichiarare che non c'è più alcuna ostilità fra di voi? Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? È un peccato, ma devo vederlo. Tung and his co-conspirators' actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures, and one in particular has been, to say the least, an ordeal. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tung have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Volentieri, cosa devo fare? Se dice che l'oggetto personale di un fantasma possa essere usato o attirarlo per scacciarlo, per attirarlo o per scacciarlo, sebbene non presti attenzione a queste dicerie, è la mia ultima opzione. Quindi voglio che tu vada all'hotel Ocean House, trovi l'oggetto appartenente allo spirito e lo porti qua. Lo farai se prometti di interrompere le ostilità. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Lo rispetto e lo apprezzo, ci vediamo. Before I forget, take this. The only way to reach the ocean house this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Se è ciò che mi permetterà di fare il lavoro. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Ok, ci vediamo. Ok, allora, dobbiamo andare alle fognature a prendere questo ciondolo per provare, diciamo, di sistemare le cose, ok? E noi ci andiamo. Ma per farlo la cosa che diciamo mi piace di più è proprio sono queste cose qua, ovvero che tutta questa storia qui, ok, diciamo che è una, come si può dire, è una storia che ho fatto anche un DR su, ok, quindi non voglio che le cose si infastidiscano, ok? Ok? Quindi adesso vediamo un po' come fare e andiamo, ok? Quindi non bisogna uccidere il fantasma, ok? Perché è impossibile uccidere un fantasma, infatti. Ed eccoci qua alla Ocean House Hotel, ok? Una bellissima proprietà, ok? E diciamo che ci ho fatto anche un GDR sopra, però troverete tutto nel link qua sotto che vi ho messo, ok? Per quanto riguarda la Ocean House Hotel, anche tutto per quanto riguarda tutte le altre cose. Entriamo.
c'è qualcosa. Wow, il fantasma c'è. Grande apertura, Santa Monica celebra il nuovo Ocean House Hotel. Ok. E sparisce. Ok. Hotel dell'inferno. È stato trovato la testa di un bambino nell'hotel, nella lavanderia, dentro ad una botola della lavanderia. Ok? E capite dov'è che stiamo andando? Alla lavanderia. Nella stessa, come si può dire, nella stessa botola dove hanno trovato il bambino, la testa del bambino. Ok? Ok, dobbiamo accendere, diciamo, le luci perché non possiamo vederla tutta al buio, ok? Quindi bisogna avere un pochettino di luce. Lo dovete fare il più presto possibile, ok? Ok, un altro corpo. La polizia dice che secondo al bambino che è stato, diciamo, tagliato come se fossero assi di legno, ok? Quindi pezzo per pezzo. Quindi una mamma, figlio, figlia e il padre che è tutto infuocato ed è un demone più o meno, ok? Qua troviamo una stanza, ok? E in fondo c'è il fantasma che ci aspetta, ok? Non sparisce e ci indica la porta da cui noi dobbiamo entrare e poi dopo svanisce. Un altro giornale. Un altro suicidio. Ocean House la Ocean House è possibilmente responsabile dell'inferno, ok? Diciamo che è una- un albergo maledetto, ok? Qua c'è ok, allora vi faccio, diciamo, la traduzione di questo diario qua. Vi faccio la sintesi, ok? Allora, diciamo che una famiglia, ok? Madre, padre e figlio e figlia sono stati, diciamo, sono stati invitati all'apertura per quanto riguarda la Ocean House, ok? Questa cosa qui sono andati per una settimana, dovevano andare lì per questa grande avventura, per questa grande apertura che dovevano fare all'hotel dove stiamo ora noi indagando. Che cosa succede? Succede
giorni erano splendenti, ma poi dopo il padre, ok, che si chiama Ed, ok, il marito del fantasma, ok, che il fantasma è la moglie di questo Ed, invece il cattivo è suo marito che sta facendo tutte queste cose qui, ovvero che sta sbattendo, sta facendo di tutto e di più per far scappare la gente, ok? Cosa succede? Un giorno torna, la madre va a far chiamare il figlio dal padre, ma dopo un po' il figlio è preoccupata, non sa che cosa fare, allora manda la figlia. La figlia fa la stessa fine. Arriva ad un certo punto il padre, ok? Sente, va a... ritorna il padre, però scusate, il marito volevo dire, il marito Ed tutto insanguinato, ok? Tutto insanguinato, allora lei, paura, si è richiusa in bagno, si è chiusa in bagno, non sapeva come andare e alla fine ha ammazzato sia la moglie che si è anche suicidato. Questa è stata la parte più brutta e per quanto riguarda questa cosa qui, e da lì c'è questo fantasma qua che per questo motivo diciamo che il fantasma non ha ancora trovato la sua escandescenza, la sua vendetta, voglio dire. Ok, adesso vedete che questo qua è il marito, ok, adesso diciamo che
Not even a knock? I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Sicuro come l'inferno, che non sono qui per vedere te. No, già devo vedere Therese. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Preferirei parlarne con lei. So, Therese told me you might be back with something for her. Do you have it with you? Ed era solo Therese. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? No, per favore, calmati. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, it's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Smetteresti, ora incominci a darmi sui nervi. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for 2 lifetimes? Can you? Mi dispiace, Jeanette, ma devo proprio darlo a Therese. Bene, continua così. Tanto che sei stata così coraggiosa da sfidare quel posto lugubre, per conto della mia cara sorella, che ne dici di farmi un piccolo minuscolo favore? Voglio provare a dirle di no, ok? No, scordatelo, sono stanca di andare in giro per conto di voi due stronze. Me ne vado. Leave now, and Bertram will never help you. I'll see to that. So you can make believe you adore my every word and help me, or you can go back to the prince with your head in your hands. Farò come vuoi, ma non mi piace essere ricattata, me la ricorderò. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. Devo parlare con Tante, questo non mi aiuta. I thought we went over this. Therese isn't here. Until he hears it from her, Bertram's like a windshield in the deep blue sea. Invisible. È l'ultima cosa che faccio per tutti e due, hai capito? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Non ruberò I soldi delle elemosine. It's not what you think. Every pretty penny dropped in that box is going right into some other kindred's purse. You'd be crooking from a dirty steal. Non ruberò I soldi della beneficenza, ma farò il resto. Vuoi concludere la faida? I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Se quando torno non riesco a vedere Tante, me la prenderò con tutte e due. Ciao! Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Declan. Ok. Diciamo che c'era qualcosa che lei doveva dirci riguardo ai dipinti, ma non se lo ricordo. E quindi ci dice, buon divertimento, cucina. Comunque, un'altra cosa che vi volevo dire, che ho scoperto durante le registrazioni, che Chris è il sire di Jeanette, ok? Quindi, essendo che è il sire, quindi Jeanette è, diciamo, la sua
diciamo che lei, Therese, è la più cattiva, la più tremenda, eccetera, eccetera. Allora, tornando al discorso, ci sono due strade, ovvero quella che ho preso io adesso, come avete visto, oppure quella per andare, per tornare indietro, per tornare a casa, ma davanti a voi per andare verso la casa e di fronte alla casa di Mercurio, ok? Quello che voi dovete fare è solamente una cosa, ovvero dovete parlare con, se volete, io non vi costringo, se volete potete parlare con il poliziotto, ma non ne ricaverete tanto, ok? Se non avete una buona persuasione e non avete, diciamo, una buona interazione. Poi dovete entrare, ok? O dovete entrare dal retro come ho fatto io, oppure dovete morderlo, ok? Usando l'interazione, e avrete le chiavi, ok? Lui non si ricorderà niente, non si ricorderà nulla e quindi non vedrà nulla.
How's it going? You, looking to buy or sell or... You call me Trip. I own this shop. It's not a big surprise. We get you faces through here night after night. Used to be more tourists, but now, I don't know, man. It's more like drifters. Alright, here's what we got today. You. What were you thinking? The museum. That was my event! Did you think I wouldn't find out? Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture, but nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others, but how dare you! Don't lie to me! Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. My museum is wrecked! Do you understand? Now, if you'd like to atone, or if you'd like to provide further assurance of your innocence, I have one more task that has to be dealt with. Incompetence I can forgive, somewhat. Threats, on the other hand, I do not tolerate. If you want to stay in my good graces, if you want to accomplish this goal of finding Tongue, I suggest you do what I ask. I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me. I want to meet with her and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner to reconcile, but I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask.
Hey, will you stop, man? Hey, stop, man. Hey, It was a setup. Listen, I know we've had our differences, but you have to trust me. Therese tried to have you killed. I had to lock myself in the bathroom because now she's got a gun and... Please, you have to help me. Hurry! I don't know how much longer I have. Save me and I'll help you find Bertram. I swear. Shut up, Jeanette. I warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you, but you couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me. You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? Isn't it obvious? I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear Father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead. Shut up. Just shut up! Would you like to tell the story? She makes herself out to be the virgin queen of the night, pious as a nun, stable as the Earth's orbit. But it's all an act, isn't it? I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down, blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. She
a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Therese'll never let you live. You disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Therese has no problem with killing, do you? Remember Father? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Father came home drunk one day and mistook me for Therese. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Therese walked in while he was there, and she saw me lying with him, and so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deer shot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeanette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. The police sure did. They broke us up for a little while, remember? The first thing you did after your escape was find me. Enough! Don't say another word about that. So, sweet sister. Is this how it has to end? I admit I always knew this night might come. Well, any message you want me to give Father? An apology? A love letter? I killed her. I didn't want her to go. I only wanted her to change. You understand, don't you? Poor, poor Therese. You wanted to find Bertram. He's at the old gas station in an empty oil tank. He'll help you because I'll ask him to. But you must keep your tongue tied tight about what happened this night. Understand? Don't hesitate to come see me once in a while. I'm going to be so lonely without Therese. I may need someone like you sometime, and I do get bored so easily. Maybe you could come by and cheer me up sometime. Eccoci di nuovo qua dopo la registrazione della Vampire e nell'ultima parte andremo a vedere proprio per Tang. Mi dispiace per l'ultima parte che non ho messo l'audio perché non so che cosa che sia successo, ma ho tolto l'audio come se non fosse stato mai amore, ma vi dico solamente che questa parte qui sarà sulla parte di Bertam Tang, quindi andremo a vedere un pochettino Bertam Tang, come che cosa dovremo andare a fare esplodere, ok? Ci porterà lì e noi finiremo questa parte di Santa Monica, ok? Quindi io termino quel mio episodio, termino quel mio video, spero che vi sia piaciuto l'episodio perché continuerò sempre a farlo, ok? Nella prossima parte andremo a vedere un pochettino come ci stabiliremo per quanto riguarda anche il deposito, che cosa dobbiamo far scoppiare, eccetera eccetera. E niente, quindi vi aspetto nel prossimo episodio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!